benvenuti da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un esordio molto valido e maturo che unisce il meglio della tradizione e della modernità del black metal all'insegna dell'epicità. Se si pensa al black metal, la prima immagine paesaggistica che viene in mente è il nord Europa, con le sue foreste innevate e il buio delle lunghe notti invernali. Di sicuro è meno naturale associare il genere ai deserti e alle coste dell'Australia. Eppure, anche il grande stato dell'emisfero sud del mondo non è trascurabile nell'ambito di questo stile. Tra qualche raro nome che ha raggiunto una relativa fama come i Destroyer 666 o gli Auster e altri più underground come i nostri adorati Mesarthim, il paese ha regalato parecchio black metal valido, come anche quello degli Echoes of Gloom. Progetto solitario di Dan Elkin, ha esordito subito sulla lunga distanza lo scorso 25 settembre con The Mind's Eternal Storm. Al suo interno, la band affronta un black metal di base non troppo lontano da nomi classici come Burzum, Primi Emperor, Satyricon, Dissection e Grotk. Dai primi gruppi la one man band prende l'uso delle tastiere, a tratti di carattere ambient, ma più spesso utilizzate in cori sintetici, mentre dagli ultimi una maggior profondità emotiva e anche, a tratti, un ottimo gusto per le melodie. È un suono oscuro che sa essere anche bello aggressivo quando serve, ma Echoes of Gloom non si ferma qui. Lungo The Mind's Eternal Storm c'è spazio anche per una sensibilità più moderna e per tanti elementi diversi. Alcuni vanno verso il black metal atmosferico o quello melodico, altri ancora guardano fuori dal genere. Sono presenti influenze folk, sprazzi doom e qualche raro rinforzo thrash. Tutte componenti che vanno a sostenere l'intento epico del progetto australiano. Declinato a volte in una forma che ricorda i Bathory e i vichinghi, più spesso le sonorità rimangono estreme, ma con una bella tensione battagliera. Almeno è così di solito. Attraverso la scaletta, Elkin è molto abile a dosare un'ampia gamma di sfumature che rendono il disco un caleidoscopio acceso, variopinto, ancor più di quanto la splendida copertina suggerisca. È proprio questo il punto di forza assoluto di un disco che non sembra affatto un esordio. Maturo, consapevole, sa variare molto e bene, mantenendo l'ispirazione e il focus su ogni lato della musica proposta, specie se parliamo di atmosfere e sensazioni evocate. Ciò accade in particolare nella seconda metà di The Mind's Eternal Storm. Throes of Bereavement 1, per esempio, è gloriosa, col cantato pulito di Elkin e le melodie folk che creano un'aura trionfante di epicità grandiosa. Non mancano però stacchi più preoccupati, persino dal vago retrogusto prog, nei momenti più oscuri e black, tra cui il finale, da cui prende vita poi la seconda parte del brano. All'inizio cupa, con un bel retrogusto doom, comincia poi un'evoluzione che, passando per momenti evocativi e profondi al tempo stesso, raggiunge una seconda parte da urlo per potenza ritmica e tenacia, uno dei momenti più alti del disco. Questa canzone in due parti è il picco del disco, con la conclusiva Wanderer of the Mind Eternal Storm. Mastodontica suite di oltre 10 minuti e mezzo, all'inizio è molto atmosferica, ma poi diventa frenetica, black metal della migliore tradizione. La potenza e l'aggressività salgono pian piano, ma senza mai lasciare da parte un senso almeno vago di epicità. Quest'ultimo viene meno solo col tempo, quando il brano comincia ad assorbire melodie. È l'inizio della fine, in principio apparentemente serena, ma che poi mostra tutta la sua angoscia. Da citare c'è infine The Wandering Moon. Inizia lenta, cupa, doomy, per poi svariare tra delicatezza ambient, momenti più black e altri trionfali, gloriosi, con una struttura sempre bene a punto. Anche il resto del disco comunque è di valore, seppur non altissimo come questi picchi. Ma in fondo non è una caratteristica granché rilevante. Anche così The Mind's Eternal Storm è un disco eccellente, che sfiora il capolavoro. Può farsi apprezzare da chiunque ami il black metal, classico o moderno che sia, e soprattutto da chi predilige le sonorità più epiccheggianti. In quest'ultimo caso il consiglio non è solo di ascoltarlo, ma anche di segnarsi bene in mente il nome Echoes of Gloom. Visto che il progetto di Dan Elkin sembra avere persino dei margini di miglioramento, chissà che in futuro non riesca a sfornare qualcosa di addirittura migliore rispetto a questo grande esordio. Voto di Heavy Metal Heaven 89 su 100. Siamo agli sgoccioli. Ti abbiamo attirato verso il progetto australiano? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale ed attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Instagram, Facebook e Pinterest. Al solito trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.